Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, edizione Centauria. Il modello è in scala 1:8, l'uscita è la numero 12 e la macchina, tra i tanti titoli vinti, ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984 con Walter Röhrl pilota e il suo copilota navigatore Christian. Il cognome non lo so pronunciare e allora non mi permetto di dirlo. Una macchina iconica che mi è stata mi è stata appunto commissionata da un mio iscritto. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi e troviamo i semiassi anteriori e qualche tubo da mettere sotto la coppa dell'olio. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Alle persone invece che non si sono ancora iscritte, ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Sono sempre più convinto che questo modello, se vi piace veramente ragazzi, fatelo perché è fatto benissimo, oltre a essere una macchina iconica. Prima di procedere a elencarvi i pezzi, non i prezzi, vado a mettermi del bicomponente epossidico perché mi devo incollare i tubi. Ha un tempo di indurimento di circa 5 minuti. Dal momento che lo mescolate, non prima. Si chiama bicomponente proprio perché ha bisogno dell'altro componente per poter avvenire l'indurimento. Uffa. E va bene, questo lo buttiamo. Però ho messo troppo a poca parte del catalizzatore, ci metterebbe troppo tempo ad asciugare. Ecco, così. Bene. Mescoliamo. Vi farò vedere alla fine del video come sarà già diventato solido il collante. Prima inizierà a diventare velato, vedete adesso si stacca bene perché ovviamente ancora non è solido e vedrete pian piano nelle varie fasi di indurimento come si comporta. Bene, ok. Ok, anche qui. Perfetto. Procediamo. Guardate che belli questi pezzi. È gomma e plastica. Fatti benissimo. Queste sono le cuffie, i giunti
praticamente sono quelli dei semiassi dove all'interno poi c'è il giunto omocinetico, quello che permette questa rotazione e nello stesso tempo gira anche, ovviamente con le ruote. Ecco qui, questi sono i semiassi anteriori in plastica, le cuffie dei mozzi delle ruote, giunti semiassi, quelli che vanno attaccati al motore, e questa leva che bisogna fare attenzione se vogliamo fare un corretto montaggio, che è il tirante, ma non è uguale se metterla così e così, cambia. Voi riuscirete lo stesso a inserirla, ma soltanto una posizione è quella corretta, la vedremo dopo. Adesso all'interno trovate un solo tubo. Io, per questione di tempistica, per non fare i video troppo lunghi, sono andato già a sezionarmi le due misure. La prima è di 2 cm, eccola qui, e la seconda è di 3,8 cm. Eccola qui. Bene. Questo tubo va messo qui. Vi faccio vedere. Uno va inserito qui e ci va il collante perché i perni sono veramente molto piccoli rispetto al tubo. E si presenta bene, vedete? La curva è bella, non è strozzato. Ma quando andiamo a mettere questo e lo andiamo a piegare, guardate cosa succede. Non si può vedere così. Allora, se avete un tubo di gomma che avete avanzato dai montaggi di altri modelli, o anche questo magari, che ci è servito magari qualche tubicino più piccolo, lo andate ad inserire semplicemente qua all'interno e lui non farà più la piegatura a strozzo. Diversamente io ho preso un tappo, questi qua, le cuffie, queste qui che tengono, non si chiamano cuffie, mi sfugge adesso il nome, l'ho sempre saputo, adesso non me lo ricordo, ho un lapsus, ok? Quello che si mette comunque sulle bottiglie che sono gasate, tipo lo champagne, lo spumante. Ovviamente dovete considerare l'entrata del perno da una parte e dall'altra, quindi dovete farlo più corto, altrimenti poi il perno non vi entrerà. Ok? Poi prendiamo qualcosa per fare una piegatura. Vediamo un po'. Forse si chiamano gabbiette queste. Probabile, ma non sono sicuro. Vi faccio vedere tutti i passaggi, Non mi devo neanche far male. Alla fine restate con me perché prendo tutto quello che ho montato e poi ci salutiamo. Ma io direi che così è perfetto. Vediamo un po'. Vedete?
Lo so, è un problema farlo entrare, ma ce la dobbiamo fare lo stesso. Ancora un po'. Vediamo se mi aiuta il perno stesso, farmelo andare più in fondo. Fate attenzione quando maneggiate il motore, ricordatevi che ci sono delle parti fragili. No, questo non mi aiuta, devo continuare io con un cacciavite più piccolo. Vediamo un po'. Questo non serve ancora molto, ma un po' devo spingerlo ancora. Vedete, io non mando avanti il filmato, lo farei più breve, ma vi voglio far vedere tutto. Qui c'è di più. Qua va bene, qua va bene. Proviamo. Vediamo. Se non va bene lo correggiamo. Però vedete, già è più accettabile. Potremmo anche aprirlo un po', e piegarlo poi alla fine in realtà. Vediamo. Ecco, guardate, decisamente meglio. Possiamo anche migliorarlo, Possiamo ancora migliorarlo, però già così sono soddisfatto. Se ci fosse stato un tubo da inserire all'interno, un cavetto dello stesso diametro, non avremmo avuto nemmeno questa zigrinatura sotto. Però non abbiamo più la curva a gomito bruttissima che ho visto prima. Bene, adesso facciamo così prima che diventi duro il collante. Vi ricordo che ha tempo 5 minuti, vedete, sta già filando, ma è ottimo. Quindi prendiamo quello da 3,8 cm, mettiamo un po' qua, ok, lo inseriamo e lo inseriamo. E uno. Facciamo la stessa cosa con questo. Guardate che sta già diventando solido, Poi vi faccio vedere. È meraviglioso questo collante. Mi sono messo a parlare e mi sono dimenticato. Succede. Ok.
Ok, e infine anche questo qua sopra. Aspettate, metto pausa prima che mi diventi troppo duro il collante. Eccoci di nuovo insieme. Ecco qui, ho dovuto farne ancora un po' perché questo ormai era già diventato solido. Nessun problema. Allora, via questo. Abbiamo attaccato i due tubi. Eccoli qui. Guardate che belli. Non c'è la piegatura, perfetto. Adesso mi sono andato a creare, con l'unica serie di viti che ci hanno dato, AM, vedete, lettera finale M indica metallo. Ho usato un lubrificante, ricordatevi, va bene qualsiasi lubrificante, anche olio, qualsiasi cosa abbiate a vostra disposizione. Mi sono andato a creare i filetti qui e qui. Questo che sentite in sottofondo è la più bella colonna sonora che potrei avere. Che potessi avere, va anche bene, che potrei avere. Dipende in che tempo lo collochiamo. Allora, bene, prendiamo questo. Ah, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ve l'ho già detto più volte, ma ve lo dico anche in questo video. Quando nell'elenco pezzi ci sono 2 o più pezzi con una sola sigla, vedete? Vuol dire che sono simmetrici, sono identici, quindi possiamo usare sia uno che l'altro, non ci sono problemi. Facciamo così. Non vi potete sbagliare. L'unica cosa, non montateli al contrario. Non vanno così, ma vanno in questa maniera, così. Ok? E li andiamo a calzare nell'unica posizione possibile. Se riesco poi vi faccio vedere il mio gattino. Se vi siete creati i filetti, vi ricordo che vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete questo rumore potrete avvitare e sarete certi di non rovinare il filetto. Avete sentito? Controlliamo. Vedete questo? Gira. Dovete distribuirlo nella corretta posizione. Questo se siete pignoli come me, altrimenti montatelo così. Bene, e adesso guardate questo pezzo. Va messo qui. Ma prima, se vi ricordate, vi ho detto di fare attenzione perché la posizione corretta è questa, guardate. Vedete, questa parte va in giù e questa parte va in su.
ok? In su, in giù. Bene. Tenendo il motore in questa posizione, la parte che va in giù va messa qui. E ovviamente, per esclusione, la parte che va verso l'alto va messa qui. Questa è la posizione corretta. Vedete che tocca dappertutto? Se io lo metto al contrario, vediamo cosa succede. E comunque sarebbe sbagliato. Per loro questo non ce lo spiegano. Ecco, vedete? Non riesce ad andare più in giù. Non va bene. Bisogna sempre fare attenzione, ricordatevelo. Ecco. Fatto questo, lo mettiamo da parte e prendiamo questo. La ruota anteriore sinistra. Andiamo a montare le cuffie dei semiassi. Eccole qui. E andiamo a calzare. Semplicemente così. L'altra ovviamente, finché non avremo la ruota anteriore destra, non potremo fare nulla. Stavo guardando, ma sì, il video è terminato, o meglio, il montaggio è terminato, quindi prendo quello che ho montato fino all'uscita 12. Poi se riesco vi faccio vedere il mio gattino. Ecco qua. Questo è il musetto, un'altra opera d'arte. Come ho già detto una volta, sembra un albero di Natale a 10 luci, 10 luci che funzioneranno grazie a dei LED che verranno inseriti nei posti dedicati. Poi dovremo certamente andare a smontare di nuovo queste 4 viti per consentirci poi di poter inserire i LED nei fari secondari, nei 2 gruppi dei fari secondari. Guardate che filetti. Tutto è stato riprodotto in maniera ineccepibile. Le scritte dei fari Bosch, guardate. Meglio di così. Verniciato in maniera perfetta. Vi può capitare il pezzo con difetto, ve lo fate sostituire così come ho fatto io. E guardate, sono viti vere. Pannello interno che riproduce la vetroresina di allora e addirittura le guarnizioni di battuta sugli elementi del motore. Pazzesco. Qui abbiamo questo che è il paracalore, griglie in metallo, cofano tutto in metallo. Questo l'avete visto adesso. E queste cuffie anche sulla Citroen 2 cavalli Charleston che sto facendo creano un po' di problemi. Vedremo se sarà il caso poi di incollarle e forse sarà anche meglio. Ecco qui.
Questo vi ricordo è il tubicino che ho riprodotto, perché quello che ci viene dato da loro è più corto. Andatevi a vedere il film, ancora no, ho detto il film. A malapena riesco a fare dei video decenti, figuriamoci se potrei fare l'attore. Va bene ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo. Adesso però vi avevo promesso, sempre che io riesca, che vi avrei fatto vedere il mio amore. Metto pausa, provo ad andarla a prendere. Ecco qua, Michelangelo, il mio amore. Ciao amore mio. Il mio gatto tigrato di poco più di 2 anni. Quanto è bello. Questo è veramente un'opera d'arte. Il gatto è veramente un dono di Dio come tutti gli altri. Guardate che meraviglia. Ciao amore mio. Lui è la mia famiglia. È il mio unico componente. Mi piace che le faccio i grattini qui. Amore, vedete, vi condivido anche questa meraviglia. Dai, mordimi un po', dai. Avete visto? Facciamo vedere le unghie. Guarda che unghiette che hai. Wow. Che unghie. Quanto mi vorresti graffiare? No, non mi graffia. Se trattate bene gli animali, mamma mia, aspettate, sono davvero tanto lunghe queste unghie, amore mio. Avete visto? Lui sta benissimo. Va bene, amore mio, grazie. Grazie della tua pazienza. Eccolo che se ne va. Bene ragazzi, grazie a tutti. Adesso preparo soltanto l'immagine per la copertina del video e non appena riesco a caricarlo lo metto subito, lo pubblico subito. Grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, mi raccomando. Per quelli che si dimenticano, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie a tutti. Ciao!